Ma quanto sei fortunato? Molte volte mi sono sentito rivolgere questa frase, ma con tutta l'umiltà del mondo permettetemi di dissentire. Sono fortunato perché ho deciso di dedicare ogni ora che Dio mi ha donato per migliorarmi e costruire un futuro che fosse mio e non quello del "ah sì, è il figlio di". Sono fortunato forse perché mentre i miei amici e le persone che conoscevo mi chiedevano di andare in discoteca a divertirmi, ero sotto la pioggia a fare 12 km di corsa? Oppure sono fortunato perché per tutta la dedizione, l'impegno, le lacrime e il sangue investiti in questo sport fa sì che il risultato diventi un'ossessione e non più il piacere di esserci? Questo è un uomo fortunato? Non penso proprio. Mentre ero sulla barella del Mugello, dopo l'highside che mi ha sparato a 3 metri da terra a 200 km orari, qualche domanda me la sono fatta. Adesso bisogna vedere cosa succederà. Ma si torna sempre lì. Questo sport ti dà troppo per mollarlo. È un qualcosa che non si può spiegare. Dopo più di un mese da quel tremendo volo, con una marea di dubbi nella testa, dove mi chiedevo se sarebbe cambiato qualcosa, siamo di nuovo qui, a giocarcela in prima fila. Qualche volta purtroppo occorre finire pancia a terra per capire chi realmente siamo e che cosa realmente vogliamo. E non ci è dato rialzarci finché non tocchiamo il fondo. Cadere è consentito, rialzarsi è obbligatorio. Ragazzi, è l'ultima gara dell'anno, quindi mi tocca ricordarvelo, mi raccomando, qui sotto, tasto iscriviti, facilissimo, velocissimo, non vi costa nulla. Saltarelli che è partito benissimo, Saltarelli ottima benissimo, partenza, bellissimo ingresso nella prima curva praticamente. Sì, non considerando il curvone in questo caso, ma Cimini è passato con grande decisione. C'è anche Salvadori che cerca di farsi vedere, eccolo lì con il numero 23. Occhio! Mamma mia, che paura su Tambu, l'ho sfiorato di tanto così, praticamente come a Imola, però qua dentro, ragazzi, è complicato. Ai Cimini ho preparato giusto un attimo l'uscita per essere più veloce sul rettilineo e Shasht mi ha infilato a una velocità spaziale. In questa categoria è così. Poi in fondo al dritto ho provato a ripassarlo, però Tambu ha chiuso la traiettoria, c'era il filler in mezzo. È andata bene. Ragazzi, ma che gara è? Lanzi su tamburini, tamburini su Lanzi, cosa sta succedendo? Li vedo tutti un po' troppo impeperonati, quindi stiamo un attimo qui dietro, tanto secondo me nessuno avrà il passo per andare via e vediamo cosa succede. Salvadori, scusa che svirgolata all'ingresso dei Cimini, vediamo se ha avuto la meglio, sì, su Tamburini che però risponde all'interno, bellissimo il duello tra questi due piloti. Ingresso su Tambu, incrocio di traiettoria, bella sportellata che mi ha portato quasi sull'erba. Bene Tambu, prendo e porto a casa, ma soprattutto esperienza per il prossimo giro.
scomparendo dalla Lanzi al tornantino classifica. su Schacht. Mamma Lorenzo mia. Lanzi, non molla Schacht, non molla Lorenzo, e Lorenzo Lanzi guadagna la seconda posizione. Grandissima prova di Lorenzo Lanzi, giusto per confermare questo grandissimo campione che adesso è in scia a Saltarelli, mentre Tamburini e Salvadori continuano a duellare e rimane un piccolo gap per loro due rispetto ai primi tre. Fuori Lanzi e Schacht, che peccato veramente, peccato ai Cimini 2. Come si dice a Milano, Saint Juan fa minga inganni, cioè San Giovanni non fa inganni. Era nell'aria, erano tutti un po' troppo impeperonati. Lanzi è entrato fortissimo nella seconda dei Cimini e si è chiuso lo sterzo falciando il povero Alex. Comunque stanno bene, lì davanti adesso si è aperta una prateria, è ora di vedere dov'è il buon Saltarelli, mettere giù la testa e hammer time. Ora davanti Saltarelli e Salvadori che è incollato a Saltarelli. Salvadori è incollato a Saltarelli e ha un buon margine su Tamburini, quindi Luca Salvadori adesso vediamo se proverà presto l'attacco nei confronti di Saltarelli. Sono vicinissimi questi due piloti. Best lap della gara 1.38.0. Sono andato veramente a riprenderlo con molta facilità, quindi mi chiedo, sarà anche facile passarlo? Vediamo. Attenzione alla staccata ai Cimini, Salvadori prova all'interno ma stacca profondissimo Saltarelli, occhio perché ci sono bandiere gialle ai Cimini. Sì. Fa niente, provo a mettermi in scia per passarlo alla Campagnano. Va un po' troppo forte questa onda, mi sa. Tamburini, Carlo, mi sembra che in questa fase, mentre Salvadori con 1.38.032 giro veloce, ma anche Tamburini si è improvvisamente riavvicinato ai primi due. Saltarelli 39.0, quindi molto veloce. Salvadori, un secondo preso da Salvadori in questo giro. Ora vediamo alla conclusione del quarto, però come si vede anche visivamente i primi tre sono attaccati. Sì, l'impressione è che il ritmo gara adesso potrebbe essersi alzato. Questo ha consentito anche a Roberto Tamburini di rientrare più velocemente, perché Saltarelli al giro precedente aveva fatto 1.39.0, quindi evidentemente è un ritmo più alto rispetto a quello di Salvadori e presumibilmente ovviamente anche a quello di Roberto Tamburini. Vediamo se Luca Salvadori risolve la questione cercando un attacco già al curvone o rimandando tutto ai Cimini, ma i Cimini all'interno no. Niente, ancora bandiera gialla ai Cimini, non so bene cosa stia succedendo perché di solito in massimo 2 giri vengono tolte le moto e si può ritornare a gareggiare. Invece lì, proprio nel mio punto migliore, devo ancora tirare il remi in barca. E in ogni caso nel resto del circuito sembra che io possa provare un attacco, ma in verità è veramente difficile perché quest'onda come cavolo va forte. Si ferma tanto nelle curve Saltarelli, ma come frena forte. Non mi permette mai di effettuare un attacco se non lì in fondo dopo il curvone dove però ci sono le bandiere gialle. Comunque ho tempo, Tambu dietro non mi sembra che abbia questo gran passo, quindi secondo me saremo tutti qui fino agli ultimi giri. Ho tempo per giocarmela.
fare per Salvadori, che ha un passo sicuramente migliore di quello di Saltarelli, ma che un po' al curvone Saltarelli è molto veloce, dobbiamo dire. In più i Cimini non si può superare, e da qui in avanti poi Salvadori sembra faticare a trovare uno spazio, magari non vuole neanche rischiare l'impossibile ovviamente, però in questo modo non riesce più a esprimere il passo del 38 che aveva fatto registrare prima. Vanno in 3, quindi al curvone vediamo niente da fare, Saltarelli è molto efficace e qui ritroveranno ancora, penso, le bandiere gialle, a meno che Salvadori non riesca a anticipare il sorpasso. Non lo può fare qua, si fa vedere, le bandiere gialle ci sono ancora. Ecco, forse per Luca la sfortuna è che in un punto dove sembra molto veloce, proprio ai Cimini, non può affondare il colpo. Filler, Luca di nuovo sul filler. Se la riprende subito. Sì, alla Sorate all'interno su Roberto Tamburini. È una gara un po' complicata. Attualmente abbiamo il filler alla Campagnano. Andiamo a rivedere questa azione. Frena proprio lì. Mamma mia, è stato bravo a tenerla Luca, Bravo a tenerla. Abbiamo quindi bandiera gialla ai Cimini, filler invece alla Campagnano, e qui invece l'attacco alla Sorate, la risposta di Salvadori che si riprende il secondo posto. Guardate, non mi affianco neanche più ai Cimini perché so già che ci sarà la bandiera gialla da qui tipo fino a dopodomani, e anche questo giro ovviamente, cioè probabilmente le hanno lanciate nella ghiaia così forte che si sono incastonate come la spada nella roccia, e i Marshall stanno facendo più fatica del previsto a tirarle fuori. Chiunque le tiri fuori sarà nominato cavaliere di Valle Lunga. Saltarelli del resto sta facendo un'ottima gara, molto concentrato, molto attento. Qui adesso vediamo che infatti anche Luca si tiene ben lontano, linea più interna per evitare appunto la parte di asfalto con minore aderenza. Attenzione al tornantino, perché se non succede prima sicuramente nell'ultimo giro lì succederà qualcosa. Ci proverà, del resto a questo dobbiamo dire a onore di Saltarelli che gira sempre su un 38 alto, ha fatto 38,9 anche nell'ultimo giro, e io credo che sia Luca che Tamburini abbiano un ritmo migliore rispetto a Saltarelli, ma non riescono appunto ad approfittarne. E Roberto Tamburini, sono d'accordo con te, come si è tenuto fuori dai guai nella prima parte di gara, adesso è lì pronto ad approfittare forse della prima occasione buona, come abbiamo visto prima l'errore di Salvadori sul filler. Posto dove posso passare, perché nel resto della pista non ce n'è, bandiera gialla dall'inizio della gara praticamente. Non capisco il perché. Niente, adesso anche bandiera gialla alla Campagnano. Praticamente si può sorpassare in metà pista. Sarà tosta. Che ingresso di Tambo, ho lasciato tanto spazio così, però io ho visto che c'era bandiera gialla, quindi in teoria dovrebbe restituirmi la posizione, però non mi sembrava un sorpasso da uno che ha visto la bandiera gialla, quindi stiamo a vedere.
al curvone Roberto Tamburini all'interno, no nemmeno io. Roberto Tamburini, ma Saltarelli incrocia la traiettoria, bellissimo, sì. Bellissimo duello Salvadori. A questo punto non ci sono più bandiere gialle e Cimini, bandiera verde, pista finalmente libera. Allora, adesso si stanno creando due grossi problemi. Il primo è che, essendo Dunlop i primi due contro di me che sono Pirelli, come avete visto dall'inizio del campionato, io in teoria ho sempre un vantaggio durante l'inizio della gara e verso la fine Dunlop si dimostra un pochino più costante. Quindi, tradotto, o mi muovo a passare oppure sarà molto complicato. In secondo luogo, non so se buttarmi dentro di nuovo su Tambu e rischiare qualcosa o aspettare che dai box mi segnalino il discorso del ridarmi la posizione, anche perché all'inizio ne avevo tanto di più e veramente volevo passare per andare via. Adesso invece sto facendo più fatica, quindi sarà proprio una lotta fino all'ultimo metro. Ultimo giro, non ne ho più sia di gomma sia fisicamente. Ragazzi, tornare in moto dopo un mese e mezzo in questo stato vi assicuro non è facile, ma non bisogna mollare, bisogna stare lì, bisogna tenere il fiato sul collo, perché un errore, come abbiamo visto in questa gara dove sta succedendo di tutto, è facilissimo. Dai. Saltarelli di nuovo una super staccata, sta frenando da paura, veramente una guida concentratissima, attentissima, accorta quella di Saltarelli per chiudere tutti gli spazi ai due avversari, ai due super avversari come Tamburini e Salvadori. Occhio alla Campagnano dove c'è ancora qualche traccia di filler, arrivano puliti tutti e tre senza forzare troppo, naturalmente, perché qui appunto l'aderenza non è perfetta. Adesso si va verso la Sorate, infatti Tamburini ha preso l'interno di traiettoria, ma Saltarelli stacca veramente in fondo. È difficile andarlo ad attaccare perché sta staccando molto più profondo dei due avversari che lo seguono, e questo rende la vita durissima sia a Tamburini che a Salvadori. Entriamo nell'ultima parte guidata, ultimo giro della stagione National Trophy 1000, e qui al Piero Taruffi di Vallelunga. Adesso sono al semaforo, al tornantino, è molto vicino Tamburini, ci prova, ma Saltarelli continua a staccare benissimo, e invece Salvadori è un po' più lontano, non può fare nulla. Adesso mancano la S col sinistro a destra e poi la curva Roma alla linea del traguardo. Niente da fare perché Saltarelli chiude tutte le porte, rimane soltanto la Roma per Roberto Tamburini. O un tentativo di volata finale, continua a staccare da paura, però questa volta è andato leggermente lungo proprio all'ultima Saltarelli, ma c'è ancora la possibilità di volata con Saltarelli e Tamburini. Pare Tamburini dovrebbe aver vinto per 25 millesimi. Vederli così vicini e non poterli agguantare è stato veramente un bel rosicamento. Però ragazzi, ho fatto di tutto. L'ultimo giro non ne avevo né fisicamente né tecnicamente. Per vincere dovevo andarmene via all'inizio, ma come avete visto la gara è stata un attimino movimentata, quindi mi è stato impossibile purtroppo. A parte questo, seconda posizione centrata, secondo perché alla fine Tambu è stato penalizzato di 5 secondi, quindi è finito terzo, e di conseguenza con questo risultato centriamo il secondo posto in campionato e il titolo di vice campione per la quarta volta in 5 anni. Però ragazzi, cosa si può fare? Ci si riproverà ancora una volta più duramente l'anno prossimo, cercando soprattutto di migliorare quei settori dove sul Ducati mi sono trovato un pelo peggio, e soprattutto dobbiamo fare un bello step perché gli altri sono arrivati e in qualche comparto tecnico stanno facendo la differenza, e questo lo si è visto bene da metà campionato in poi. Quindi come al solito lavorare. Vi voglio ringraziare per aver partecipato, seguito, interagito in questa stagione come l'anno scorso, ancora più caldamente, supportandomi veramente in toto. Non abbiate paura, il tutto non finisce qua, ci saranno 2 prove di moto in anteprima mondiale, non posso dire nient'altro, una garetta un po' particolare e tante altre belle cose, tra cui EICMA, che finalmente ci vedremo dopo tantissimo tempo live. Vi dirò tutto a tempo debito,
Su Instagram ovviamente è tutto molto più facile, quindi andate là, ma anche qui vi darò tutti gli aggiornamenti. Molto probabilmente sarò presente solo la domenica, tenete bene a mente. Detto questo ragazzi, dopo quel botto tremendo che ho fatto al Mugello, tornare qui a godermi questa gara in questo modo è stato bellissimo, è stato stupendo rivedere la gente sugli spalti, è stata veramente una bella chiusura di campionato. E adesso godiamoci il podio.